Ciao, io sono Dandy Dan e faccio il comico visuale. In questo canale puoi trovare la storia della comicità, non solo, anche i nostri spettacoli e tutto quello che riguarda i pionieri del nostro mestiere. Ma oggi voglio raccontarti una storia incredibile. Ti sei mai chiesto chi è stata la prima stunt woman della storia? Se ti stuzzica la curiosità, allora tuffati nel mio mondo. Beh, sono sempre stato affascinato dagli stuntman. Forse perché le scene più comiche non sono sempre degli attori che interpretano i personaggi, ma spesso sono degli stuntman. Conosci il lavoro dello stuntman? È quello che gira nei film le azioni più pericolose, quello che mette la sua vita in pericolo per far funzionare una ripresa. Anche Mr. Bean usava stuntman, anche i comici come Jim Carrey o tanti altri. Stuntman che rappresentano uomini e stuntman che rappresentano donne. Donne? Sì, certo, ma allora, qual è la prima donna ad aver praticato questo lavoro? Tutto questo nasce nell'era del muto, dove la comicità era fatta di rincorse, botte e salti in aria. La Keystone insegnava. Era l'era dove Buster Keaton era l'unico che si poteva permettere di fare tutte le scene acrobatiche e dove le donne usavano una stunt woman. Lei era Rose August Wenger. Ma tutti la conoscono per essere una pioniera del grande cinema con il nome d'arte di Ellen Gibson, la prima stunt woman professionista della storia. L'idea di una donna tipica, mite, sempre un passo indietro dell'inizio del XX secolo è un po' fuori luogo in questo caso. Originaria di Cleveland, Ohio, era il 1892 ed era una di 5 sorelle. Suo padre ha notato in lei una vena da maschiaccio ed è stato felice di incoraggiarla a non cambiare, ma a essere sempre se stessa. Che genitori! Soprattutto all'epoca. Nel 1909 la 17enne Rose vide il suo primo spettacolo nel selvaggio West e ne rimase subito affascinata. Trovò la sua grande occasione. Trovò un annuncio del 101 Ranch Real Wild West Show che cercava motocicliste. Ha fatto domanda, ha imparato a cavalcare le motociclette e presto si è esercitata a fare acrobazie. Non avendo perso tempo, si esibì nel suo primo spettacolo a St. Louis. Un anno dopo, mentre si esibiva a Venice, in California, lo spettacolo 100 Wild West si è improvvisamente chiuso. Sì, succedeva anche prima del Covid. Sfortunatamente, questo ha lasciato i suoi interpreti e tutti gli artisti bloccati, ma fortunatamente erano molto vicini a numerosi studi cinematografici. Hollywood era appena nata, qui trovo interessanti video di questo, ma ancora più fortunatamente questi studi erano sempre alla ricerca di abili cavalieri a cavallo e di personaggi intrepidi che apparissero nei loro film western, un genere molto popolare negli anni 10. Thomas Ince stesso ha deciso di assumere tutta la compagnia per apparire nei suoi film, che venivano girati nel Topanga Canyon. Si pensa che la prima apparizione di Rose sia stata in Ranch Girls on Rampage del 1912, con lo studio di Kalem, dall'aspetto umile nei primi anni 10. Pur non usando le sue abilità per il film, Rose le ha usate nei rodei di Los Angeles, facendosi anche un bel nome. Ha vinto numerose gare, incluse le gare di Standing Woman. In quel periodo incontra il collega star del rodeo, Hoot Gibson, che allo stesso modo si esibiva nel film, mentre non gareggiava nei rodei del campionato mondiale. I due hanno collaborato e si sono esibiti insieme negli Stati Uniti e anche in Canada. Alla fine si sono sposati, anche se alcune fonti suggeriscono che si erano sposati per trovare
più facilmente camere d'albergo mentre viaggiavano. Nel 1915 Rose stava lavorando per Kalem quando iniziò a doppiare la star Helen Holmes nel serial d'avventura The Hazard of Helen. I produttori scoprirono l'effetto che provocò tanto successo. Era l'idea che una donna potesse fare cose incredibili. In pratica le acrobazie sembravano ancora più rischiose. Certo, nei film era la Holmes a essere la protagonista, ma fu Rose a farla diventare eccezionale, creando al personaggio quella speciale attitudine a sconvolgere lo spettatore. Rose era incredibile, era una serie popolare. Ogni episodio di Hazard di 12 minuti ruotava attorno alle gesta di Helen, che di solito la chiamavano a saltare da un cavallo su un treno in movimento, o oscillare da un ponte su una corda, o simili imprese audaci. Quando la Holmes lasciò Kalem per avviare la sua società di produzione, Rose, ormai battezzata Helen Gibson, divenne la star sostitutiva. D'anni avrebbe recitato in 69 episodi, spesso ruotando attorno ai treni e al tipo di acrobazie mozzafiato che potevano essere eseguite solo con lei. In pochissimo tempo Helen è diventata una popolare star d'azione. Ora li facciamo al computer queste scene e ci emozioniamo. Pensa cosa voleva dire sapere che doveva essere reale per poterlo girare all'epoca. Hazard terminò nel 1917 e Helen andò all'Universal, dove apparve principalmente in western a due rulli. La sua popolarità è rimasta alta, al punto che il marito egoista è diventato geloso, alla faccia del passo indietro. Sì, si sarebbero separati nel 1920 e Helen avrebbe tentato di diventare produttore. I primi anni 20 si sono rivelati un viaggio difficile. Il primo film di Helen come produttrice è stato il film No Man's Woman, ma sfortunatamente l'ha fatta fallire. Assunta da Spencer Production Company, un anno dopo, la sua interpretazione in The Wolverine le è valso un contratto, ma prima che potesse iniziare per il suo secondo film ha dovuto mollare per un'appendicite. All'epoca era una cosa ben diversa da oggi. A questo punto la sua popolarità era in declino. Dopo essere tornata ai rodei e ai circhi per alcuni anni, alla fine è tornata a Hollywood e cominciò a doppiare star famose come Mary Dressler o la grande Louise Fazenda. Acrobazie, parti brevi, ruoli dei personaggi e lavoro extra hanno tenuto impegnata Helen nei decenni successivi. Nel frattempo si era sposata con l'elettricista Clifton Johnson nel 1935. Helen subì un lieve ictus nel 1957, ma anche questo non le ha impedito di lavorare nei film. La sua ultima apparizione in L'uomo che ha sparato a Liberty Valance del 1962. Helen morì nel 1977 all'età di 85 anni. Forse la sua ultima e più impressionante impresa dopo una vita di rischi. Ogni volta che la vedevi poteva essere il suo ultimo istante di vita, sempre sul filo del rasoio, sempre pronta a rischiare e sfidare la morte. La nostra intrepida Rose o Helen, ma forse la prima vera Wonder Woman. Anzi, l'unica che poteva dimostrare di aver saputo all'epoca giocare e sfidare la vita.
Spero ti sia piaciuto il video. Se è così, lasciami un like. Mi darai la forza di continuare a raccontarti storie di uomini e donne incredibili e pionieri di un'epoca ancora molto vicina. Da lì è nato il nostro lavoro, dal film muto e dalla comicità basata sulle azioni e non sulle parole. Un abbraccio e spero ti iscriverai al nostro canale. Ogni lunedì e venerdì io ti aspetto. Ciao!